arrivato finalmente il momento in cui parliamo dei miei dispositivi antirumore. La rotino. Non lo so se lo sentite. Aspettiamo che passi però. Credo che entri da lì però, perché questa finestra è chiusa, le altre sono aperte. E infatti, perché non so se vi ho detto, il mio primo dispositivo antirumore sono le finestre estremamente insonorizzanti. E per questo il mio problema con le strisce con i piccioni era un problema relativo all'estate, cioè se fosse capitato d'inverno forse non mi avrebbero mai dato così fastidio. Il primo evidente motivo per cui non ne ho parlato immediatamente è perché non avevo bisogno del tempo di provarle. Le ho provate per un paio di mesi, poi non era ancora uscito il vlog in cui erano arrivate, che i miei vlog hanno un ritardo, un delay rispetto alle quando le cose accadono sostanziale. E poi l'altro motivo è che ho chiesto alla Loop la cortesia di farmi avere un codice sconto per ricambiare la generosità delle persone che mi avevano donato i soldi per poterle comprare all'inizio per la prima volta io. Il codice sconto ve lo lascio scritto qua sotto. Comunque è Discover Loop, tutto attaccato, tutto maiuscolo. Quindi al checkout, se scrivete Discover Loop, avete il 10% di sconto. A me non entra niente, ma volevo ricambiare in qualche modo la generosità delle persone che mi hanno consentito di comprarne ben 2 paia fin dal primo acquisto. Ah, l'altra cosa è, vi lascio in descrizione e anche qua sopra il video di Tiziana di Branichi in Antartide, che è il video che io ho visto per decidere che cosa comprare, che cosa provare. Chiaramente non ho deciso niente, non mi è bastato, come a voi non basterà questo video e vi spiegherò anche perché. La Loop ha anche un servizio clienti eccezionale in cui c'è una chat dal vivo in cui una persona reale, non un chatbot, vi risponde e con cui potete avere una conversazione e spiegargli perché cosa vi serve, quali sono le cose che vi dà fastidio sentire, insomma un reale scambio con una persona vera che si è subita la mia storia dei dissuasori dei piccioni, perché quando li acquistate ancora la mia vicina non aveva tolto gli sventagli. Non so, se non siete aggiornati, ci sono un sacco di vlog su questa cosa qui, uno è la guerra dei piccioni, l'altro è la pace dei piccioni, sono successe un sacco di cose, ma non siamo qui per parlare delle mie disavventure, siamo qui per parlare delle Loop, in realtà anche degli altri miei dispositivi antirumore, ma vorrei iniziare con queste, perché ho aspettato un po', gli altri ce li avevo già, ero molto indecisa fra questi 2 modelli, le Experience e le Quiet. Parlando con la signorina e spiegandole il motivo per cui le stavo acquistando, lei mi ha consigliato le Quiet. La differenza già dalla scatola è che le Quiet riducono di 27 decibel, mentre le Experience riducono di 18 decibel. Io ho dedotto che lei mi stesse consigliando le Quiet, in realtà non tanto e non solo per i decibel, ma anche perché le Quiet, ora ve le faccio vedere, hanno un materiale diverso, sono 2 cose completamente diverse, no, completamente no, arrivano in questa scatolina, Live Your Life at Your Volume, che è esattamente ciò che vorremmo, e dentro c'è la scatolina originale che è questa, che è molto piccola, io me l'aspettavo chissà quanto grande, e non solo le cuffie ma anche, ops, sto iniziando a perdere pezzi, anche i tappini di diverse dimensioni. Quindi tu hai un tappino che è questo, il tappino viene così, questa è la parte esterna e questa è la parte che va dentro il buchino dell'orecchio e questa si toglie. Quindi la dimensione del vostro ingresso, la spina dell'ingresso a seconda della grandezza della vostra spina d'ingresso, e non è proprio facilissimo, infatti ci ho messo così tanto tempo anche perché le mie 2 orecchie sono molto diverse l'una dall'altra, hanno un po' una forma particolare, per cui in realtà i tappini che molti mi hanno suggerito all'epoca quando ho avuto questa difficoltà delle strisce dei piccioni
mi avevano suggerito di prendere quelli normali Amazon che hanno 3 lamelle. Non mi stanno, non rimangono, non entrano. Se entrano escono, non ci stanno nelle mie orecchie. Gli unici tappi per le orecchie che ho provato, che usavo quando andavo ai concerti e che per me funzionano, sono quelli di cera. Però non sono easy da mettere e togliere, perché prendono la forma, li metti dentro, devi prendere la forma dell'orecchio e poi non è che li togli, li metti, sono estremamente scomodi e anche secondo me un po' anti-igienici. Mentre questi, che non c'entrano infatti niente, non sono mica di cera, sono morbidissimi e credo che lei me li abbia consigliati apposta perché sono di gomma, cioè sono estremamente morbidi. Io con questi ci ho anche dormito, cioè si mettono così, li giri, tiri un po' per farli entrare bene nel buchino e questa è la posizione finale. Ed essendo molto morbidi, questi, i Quiet, vanno bene anche per dormirci, mentre gli altri no. Per tornare alla forma però, io ci ho messo veramente tanto tempo a trovare la misura giusta, perché ho un buchino dell'orecchio è più largo dell'altro, quindi io pensavo, in questo che è più largo metto S, qua metto XS. Non è stato così. Perché questo è largo ma poco profondo, quindi in realtà anche qui ci va un XS. Devi trovare la misura giusta perché aderisca a faccia isolante, capito? Perché se è troppo piccolo o troppo grande, a parte che quando tu ti muovi si muove, però queste lamelle qui, adesso ve lo faccio vedere con la L che è più facile. Queste lamelle qui, vedi che si muovono? Quando tu mangi, parli, queste qui si muovono. Quindi se non trovi la misura, al massimo puoi trovare una misura in cui è un po' più chiuso, in modo che quando parli, quando ti muovi, anche se si muove, non fa entrare il suono. Io, per quanto con la XS da questa parte mi trovo meglio, io sento una grossa differenza fra un orecchio e l'altro. Questo orecchio si insonorizza davvero, questo molto meno. Quindi tutte le recensioni del mondo che volete, ma le dovete provare, non c'è niente da fare. Cioè, secondo me il modo migliore per trovare quelle che vanno bene per voi è provarle. Però io chiaramente adesso vi descrivo anche le altre. Qui abbiamo la stessa, mi raccomando, live your life at your volume. Insomma, ti dà un po', io le chiamo gli apparecchi acustici al contrario, perché invece di farti sentire di più ti fanno sentire di meno. Allora, queste, qui c'è molto più da dire. Queste sono fatte così e sono metalliche, sono di plastica dura. Questa cosa bianca che io ho messo dentro e ho preso bianca è il Mute. Questo qui arriva invece con 2 set di testine, stesse misure ma 2 set diversi, in 2 materiali diversi, che mo vi faccio vedere la differenza. Un primo set è come quello delle Quiet, stesso materiale, stessa sottigliezza di lamelle, l'altro invece è in spugna, tipo una cosa del genere. Vedi com'è? Materiale completamente diverso. In più c'è questo che è il Mute. Quindi di base, se noi prendiamo la base metallica senza niente e mettiamo questa testina che è come quella delle Quiet, questa versione qui, questa composizione qui senza Mute e con le lamelle, è quella versione che toglie 18 decibel. Se tu ci aggiungi il Mute, non so i numeri, se tu ci aggiungi il Mute diventa più potente, cancella di più. Se tu al posto di questo metti questo, questa è la versione massima di insonorizzazione che le Experience ti possono dare. Quindi con l'Experience tecnicamente tu hai 3 livelli possibili di 4, perché puoi usarlo anche, io questo però non l'ho mai fatta la prova, cioè con questa testina senza le Mute. Tecnicamente io li considero 3 livelli di insonorizzazione.
è effettivamente questo, perché questa mantiene, non so se riesco a farvelo vedere, mantiene la forma un po', quindi si rilassa dentro l'orecchio e crea veramente un sottovuoto. Quindi in realtà per me queste si equivalgono, cioè queste così, con queste, col mute e questa cosa, questa testina di spugna, c'è veramente, è più una differenza di qualità che di quantità, e secondo me cambia solo, per esempio per me cambia solo questo orecchio qua, cambia a seconda di come è fatto il vostro orecchio. Quindi uno penserebbe, quindi io mi prendo queste perché hanno 3 possibili livelli di insonorizzazione. A parte che dipende da come funziona il vostro orecchio, ma hanno il problema che non ci puoi dormire. Cioè, sono dure, queste invece sono morbide. Da dire è che effetto fa? L'effetto è che se c'è un ambiente molto rumoroso, io continuo a sentire, non è che mi insonorizza come se non sentissi nulla, badiamo bene che 28 decibel non sono silenzio. Anche in treno, cioè senti tutto lo stesso, lo senti molto attutito, ma senti tutto lo stesso, a parte la gente che ti parla. Quindi se siamo in treno e io ho una persona a fianco che mi sta parlando e io ho le quiet, c'è la possibilità che io non la senta. Certo è che se sono in sovraccarico non la sento lo stesso, perché non riesco a distinguere le sue parole dal casino che c'è intorno, quindi comunque non è che sia... Ho fatto bene a prenderle entrambe, questo è quello che penso. Ora, torniamo dove eravamo e facciamo invece un discorso che mi sta molto a cuore, e cioè che i pro delle loop sono che chiaramente abbassano in maniera percettibile il volume dei rumori. Quando io ho comprato queste, ancora adesso in realtà, la vicina della vicina ha ancora gli sventagli e io li sentivo lo stesso, ma molto attutiti, diciamo così. Quindi non scompare nessun rumore, a parte le persone che ti parlano vicino. Abbassano in maniera consistente i rumori esterni. Il contro è che più si abbassano i rumori esterni, più si amplificano i rumori interni, e quindi senti molto di più i tuoi rumori, dal respiro a deglutire, al sangue che scorre nelle vene, al battito cardiaco, tutti quei suoni e rumori che produce il tuo corpo. E quindi in questi casi, cioè nei casi in cui queste sono le cose che in realtà vi danno veramente molto fastidio, perché questo è il problema, più tu abbassi il rumore esterno, più si amplifica il rumore interno, soprattutto quando hai qualcosa a stretto contatto con il tuo orecchio e quindi hai la pressione di qualcosa, non c'è aria, diciamo così, non passa aria fra il tuo timpano e i rumori interni. Non evaporano, non la so spiegare questa cosa, non c'è uno spazio in cui i tuoi rumori interni possano evaporare. Mandare le onde fuori non è evaporare, è mandare le onde, e quindi queste onde non vanno da nessuna parte, vibra e rimane lì il tuo timpano, vibra perché senti i suoni ma rimane lì. E cosa succede invece quando hai per esempio le Bose? Io ho le Bose che tecnicamente vi assicuro insonorizzano quanto le quiet. le Bose accese, in genere uno ci mette anche la musica, ma già se anche non ci metti la musica e le accendi, insonorizzano. Io usavo, perché adesso mi si è rotta la cappa, io le usavo talmente tanto, le usavo anche per cucinare, ma proprio talmente tanto che sono consumate, ce li ho da 2 anni, sono già così, vedi? sono già consumate, perché ce li ho sempre addosso. C'è questo spazio che secondo me fa la differenza, che fa sì che sì, sento i miei rumori interni, ma non amplificati quanto quando uso le loop. Chiaramente la differenza è il prezzo, perché questa costa almeno 300, io l'ho pagata 300 euro, quindi c'è una bella differenza, ma secondo me ne vale la pena, anche perché ci sentite anche la musica, tutte le cose che volete sentire, se vi suona il telefono rispondete al telefono, insomma queste non si battono, non c'è niente da fare. Un'altra soluzione però ha un prezzo contenuto che secondo me è valida e da prendere in considerazione se avete il problema
del fastidio che vi danno i rumori interni sono queste, che sono le Calmer della Flair, che hanno un buco, cioè sono bucate. Non sono proprio dei tappi, ma hanno, tecnicamente la scienza dovrebbe dire che questa robina qui attutisce la distorsione dei suoni, quindi questa roba qua dovrebbe tecnicamente attutire la distorsione dei suoni, e io devo dire che i pro di queste sono che non amplificano i vostri rumori interni. I contro sono che diminuisce le distorsioni e non il volume delle cose. Quindi io queste ce le avevo già e usavo queste quando c'erano le strisce dappertutto, e devo dire che gli toglieva non il volume ma il riverbero metallico. Sono particolarmente utili anche nei centri commerciali, nei supermercati. Infatti Tiziana mi sa le usa, fa la prova in un centro commerciale. A differenza delle altre, queste ci mettono un po', cioè il sollievo non lo senti subito, lo senti dopo un po' che ce li hai addosso. Ma in entrambi i casi il sollievo, ti accorgi del bene che ti fanno nel momento in cui le togli. Anche questa è una questione percettiva, è molto difficile da spiegare, ma credo che possiate capire come funziona. Più ce li hai addosso e più quando te le togli ti rendi conto di quanto ti stavano salvando. Quando invece sei immersa nel rumore e non hai niente per proteggerti, niente, il tuo livello di stanchezza e di stress aumenta e tu in quel momento sei anche confusa, non riesci neanche esattamente, ti dà fastidio, ma boh. Io con questo ci ho fatto veramente le prove ovunque, le ho provate in stazione, mi sono presa il tempo per provarle a lungo. Ho provato a riprodurre con l'editing un po' l'effetto che fa a seconda di che cosa indosso, prendetelo come un'approssimazione chiaramente. Io devo dire che mi porto dietro tutto sempre. Ma quindi Manuela, dov'è la soluzione? Non c'è, la soluzione è del tutto, siamo tutti diversi, è del tutto personale. Però io spero che questo video vi sia servito a farvi un'idea di che cosa state andando a comprare in ordine di prezzo, ma ve lo cerco perché non me lo ricordo, un attimo. Ho appena scoperto un'altra cosa che non sapevo, e cioè che le Calmer le fanno anche mini, che credo siano per bambini mini. Le Quiet sono le più economiche, costano 14,95. Le Experience Pro, che sono quelle che ho io, che danno la possibilità di mettere il mute e di cambiare il pirulino qui, ne costano 34. La via di mezzo fra queste due sono le Flair, che ne costano 23,95. Secondo me, e infatti non le ho prese, le Experience semplici non vale la pena, perché sono come le Quiet ma dure, solo che a differenza delle Quiet proteggono solo da 18 decibel e poi non puoi aumentare questa cosa. Non lo so, forse se compri il mute poi devi comprare il mute separatamente, boh, non lo so, secondo me non ne vale la pena. Aspetta un secondo che sto mettendo il mute. Ho messo il mute alle Quiet, forse posso ottenere qualcosa in più. Le Experience Pro hanno una serie di accessori che vi consentono di calibrare l'esperienza,
mentre né le Quiet né l'Experience normale vengono con degli accessori. Al momento in cui sto montando questo video ho scoperto che stanno vendendo le Quiet col mute. Scegliate, fatemi sapere come invece vi trovate meglio voi, perché magari voi invece ce li avete già, quindi se nel caso avete qualcuna di queste cose già voi, fatemi sapere con cosa vi trovate meglio. Bene, io spero di esservi stata utile, di avervi in qualche modo aiutato ad orientarvi su che cosa potreste voler investire i vostri soldini e soprattutto magari da dove iniziare la vostra collezione, perché a me sembra che qui la cosa sia... sto andando verso la collezione, ma soprattutto se una delle vostre insopportabilità sono i vostri rumori interni, non vi consiglio in alcun modo le loop, preferite altre soluzioni, mettete pian piano i soldi da parte per delle Bose e iniziate con le flare, questo è il consiglio. Per il resto vi ringrazio di essere rimasti con me fino a qui, vi do appuntamento la prossima volta. Se non vi siete iscritti, cosa state aspettando? Iscrivetevi al canale, attivate la campanella, mi raccomando lasciatemi un messaggio per farmi sapere se ce li avete, la vostra esperienza, e se non ce l'avete fatemi sapere, tenetemi aggiornata. In qualsiasi giorno voi stiate guardando questo video, buon proseguimento di settimana e mi raccomando prendetevi cura di voi. Alla prossima, ciao!